Guardate questa immagine, è un intarso romano del I-II secolo d.C. che raffigura l'Egitto in ogni dettaglio, il Nilo, Alessandria, la fauna, i templi. Ma manca qualcosa di enorme. Le piramidi non ci sono, nemmeno la Sfinge. Com'è possibile se secondo la storia ufficiale erano già lì da 2500 anni? Restate fino alla fine perché la risposta che vi darò cambierà tutto quello che credete di sapere sull'antico Egitto. Prima di arrivare a quella rivelazione però dobbiamo risolvere un altro mistero che gli egittologi hanno ignorato per secoli. Erodoto ci racconta: si contano 106 anni durante i quali gli egiziani furono afflitti da ogni sorta di guai e i loro templi chiusi a chiave non si aprirono. Gli egiziani detestano così tanto questi re che sono riluttanti a pronunciare ad alta voce i loro nomi, attribuendo le piramidi al pastore Filite, le cui mandrie pascolavano proprio in questi campi, come ci racconta la leggenda. Quindi Erodoto ci dice che le piramidi furono costruite da un pastore. Suona molto strana questa testimonianza, ma vedremo che non è lontana dalla realtà. Bisogna però dare un nuovo significato alla parola pastore utilizzata in questo caso. Ovviamente non la si può interpretare alla lettera, poiché è improbabile che un pastore abbia potuto costruire le grandi piramidi d'Egitto nel tempo libero o anche solo una di esse. E infatti, quando andiamo a scavare nel significato reale della parola pastore, tutto cambia. Si scopre che la dinastia Ixos era soprannominata la dinastia dei re pastori. È così che venivano chiamati i rappresentanti della dinastia degli Ixos. Bruce nel suo libro cita Manetone che ci dice quanto segue. La loro intera nazione era nota come Hyksos o i re pastori. Ecco da dove potrebbe nascere la testimonianza distorta di Erodoto. Quindi nel racconto di Erodoto c'è una traccia, anche se distorta, che collega le piramidi agli Ixos, i re pastori. Gli egittologi però credono davvero che questi monarchi potessero far risalire la loro discendenza a veri pastori che un tempo inseguivano mandrie di pecora attraverso prati e in seguito decisero di diventare re in Egitto. Forse hanno interpretato troppo alla lettera le parole di Manetone. Infatti non ci sono resoconti da nessuna parte che attestino siano esistite delle dinastie di Stallieri e Sarti. Eppure anche Giuseppe Flavio spiega che, secondo alcune cronache, erano nomadi arabi, mentre altri si riferiscono a loro come a pastori fatti prigionieri. Cioè è molto strano, discendenti di pastori addirittura prigionieri diventati poi sovrani dell'antico Egitto? C'è qualcosa che non va in questa interpretazione. Ma se cambiamo paradigma tutto assume una forma diversa e interessante. E se non si trattava di un pastore con le sue pecorelle, ma di un pastore che guidava il gregge umano? Il fatto è che questo nome di solito lo si ritrova connesso al cristianesimo. I pastori sono i preti e sacerdoti cristiani. Quindi gli Ixos erano sacerdoti cristiani, ma in che senso? Possibile siano stati dei sacerdoti ortodossi cristiani? Ora, secondo Giuseppe Flavio, sembra che uno degli ultimi re pastori fu Ases. Questo nome è davvero simile al latino Iesus e all'antico russo Isus. Inoltre Flavio lo chiama Ioannas, che deve essere la versione greca di Ioannes. Questo regnante è indicato nel libro di Sofis come un rappresentante di una dinastia separata. Coincidenza? Aspettate, perché c'è dell'altro che rende questa connessione ancora più esplosiva. Ricapitoliamo. Abbiamo i re pastori. Pastore nel cristianesimo è attribuito ad una figura di leader spirituale che guida, che insegna e si prende cura del gregge dei credenti. Questo termine è stato dato infatti anche a Gesù, il buon pastore, che conosce le sue pecore e dà la vita per loro. Questo è un concetto chiave nell'Antico e Nuovo Testamento. Inoltre veniamo a sapere che un rappresentante di un ramo della dinastia dei re pastori Ixos si chiamava Ases, nome a sua volta simile a Iesus e Isus, e quindi Gesù. Viene chiamato da Flavio Ioannes, nome che è spesso accostato a quello di Gesù e che indicherebbe Giovanni il Battista. Possibile quindi che gli Ixos fossero davvero sacerdoti cristiani e magari ortodossi? Per la cronologia scarigeriana no, ma con la chiave di lettura della nuova cronologia assolutamente sì. Gli Ixos erano chiamati re pastori perché erano effettivamente una dinastia i cui rappresentanti erano dei regnanti e figure spirituali allo stesso tempo. Ma chi erano davvero questi re sacerdoti? Per rispondere dobbiamo andare in un luogo che la storia ufficiale ha cancellato dalle mappe, il regno del prete Gianni. Come accennato nel video principale sul segreto delle piramidi, la dinastia degli Ixos sarebbe la dinastia di origine cosacca sciita proveniente dalla metropoli del grande impero dell'Orda russa dei secoli XIV-XVI.
Quest'impero era chiamato sulle cronache in tanti modi diversi, tra cui Regno del Prete Gianni o Giovanni il Presbitero. Nella storia del grande impero c'è stato un regnante che portava questo nome? Assolutamente sì, Ivan Danilovic Kalita, il califfo conosciuto anche come Batu Khan. È stato un leader politico e spirituale che portò avanti anche la politica di espansione del grande impero. Potrebbe essere stato in questo periodo, nel XIV secolo, tramite l'opera di conquista, che la dinastia Hyksos e quindi la dinastia tartara-cosacca, con Ivan Kalita il califfo o un suo discendente, che arrivò anche in Egitto, fondando una nuova dinastia reale considerata straniera dalla gente del posto. Ivan Kalita, prete Gianni, il re pastore, apparteneva ad una dinastia di regnanti che discendono dalla dinastia originale della famiglia di Cristo, che governò il primo impero sorto nella valle del Nilo intorno al X secolo d.C. e che successivamente spostò la capitale sulla sponda orientale del Bosforo, dove oggi si può trovare la fortezza di Ioros, che nel XII secolo era la capitale dell'impero romaico bizantino del X-XII secolo, governato dalla dinastia dei Comneni, i faraoni romaici. La vecchia capitale in Egitto fu convertita a luogo di culto e cimitero della famiglia imperiale. È possibile quindi che alcuni rappresentanti della dinastia dei Comneni siano stati sepolti nella Valle dei Re. A seguito della morte di Andronico Comneno, cioè Gesù Cristo, ci fu un periodo di dispersione, dove le regioni, una volta governate dall'impero romaico, furono amministrate da funzionari locali. L'eredità dell'impero romaico venne raccolta da un familiare di Andronico Cristo Comneno che, dopo la caduta della capitale, tornò nella sua terra natale, la Rus, e lì organizzò la rinascita dell'impero. Nel XIII-XIV secolo nacque l'impero mongolo della Rus dell'Orda ed iniziò la sua opera di espansione, arrivando anche in Egitto. La nuova dinastia della Tartaria riprese così il controllo sulla terra dei loro avi, appartenuta alla famiglia reale di Cristo. In quel momento iniziò una nuova fase nella storia dell'Egitto africano, che divenne il nuovo cimitero imperiale della dinastia della Tartaria. Per cui la storia dei faraoni egizi è la storia degli Zarkan dell'Orda russa del XIV-XVI secolo, oltre che quella dei faraoni romaici dell'impero romaico dei primi secoli X-XIII. Il famoso tempio di Dendera, con il suo zodiaco rotondo, custodisce la data della morte di Osiride, ovvero Cristo, e cade proprio il 20 marzo del 1185, stessa data della morte dell'imperatore Andronico Comneno. Tutto torna quindi. Ases era Cristo Andronico, che rappresentava la dinastia precedente e alternativa a quella degli Ixos, i re pastori, che arrivavano dalla Rus dell'Orda Scizia nel XIV-XVI secolo d.C. Nelle cronache, come in quelle di Erodoto, Giuseppe Flavio e altri, sono rimaste delle tracce di questi eventi, anche se in forma distorta. A quanto pare il medievale Erodoto, come ora comprendiamo, entrò in contatto con la popolazione copta ortodossa d'Egitto, che nel XVI-XVII secolo non erano tanto affezionati ai loro nuovi sovrani musulmani ottomani, riflessisi nella nuova dinastia lunare degli Amenhotep. La vecchia dinastia ortodossa dei re pastori, gli Ixos, veniva ricordata ancora con calore. Pertanto, le parole di Erodoto è probabile che significhino che gli egiziani attribuirono la costruzione delle piramidi o alcune di esse alla dinastia Ixos, ovvero la prima dinastia ortodossa dei faraoni cosacchi, che regnò come tale fino all'introduzione dell'Islam da parte di Cunaten, o uno dei suoi eredi alla fine del XVI secolo. La successiva dinastia fu per l'appunto quella dei faraoni musulmani, la XVIII dinastia egizia. È interessante menzionare poi le parole del dottore della facoltà di medicina di Parigi, Pierre Bellon, che nel 1550 d.C. pubblicò la descrizione del suo viaggio in Oriente, in cui disse che era in condizioni così eccellenti che l'impressione che si aveva era che fosse appena stato costruito, riferendosi alla terza piramide. Questa testimonianza la potete trovare nel libro di Louis Jean-Philippe intitolato I misteri delle piramidi egizie, a pagina 30 o 48 a seconda delle varie edizioni. Fermi tutti, avete sentito? Nel 1550 d.C. la piramide sembrava appena costruita, ma secondo la cronologia ufficiale doveva avere 4.000 anni. Come fa una struttura di 4.000 anni a sembrare nuova di zecca? E questo conferma quanto ricostruito dalla nuova cronologia. Le piramidi furono effettivamente costruite poco tempo prima.
E ora torniamo all'immagine con cui abbiamo aperto questo video, quegli intarsi romani che mostrano l'Egitto in ogni dettaglio, ma senza piramidi. Prestiamo attenzione a questi ingegnosi intarsi romani che presumibilmente risalgono al I o II secolo d.C. secondo la datazione ufficiale. Ecco il commento degli storici. Questi ingegnosi intarsi romani del I-II secolo d.C. raffigurano molto abilmente i miracoli della valle del Nilo, dalla sorgente perduta nelle montagne etiopi al delta del fiume e alla città di Alessandria. Come possiamo notare però in questo intarsio non è presente nessuna piramide. Che strano, eppure secondo la cronologia ufficiale sarebbero dovute essere già state costruite da almeno 2500 anni. Nemmeno la Sfinge è presente, eppure sono considerate le meraviglie del mondo antico. Gli storici ufficiali vi diranno, forse l'artista si è dimenticato di disegnarle. Davvero? Si è dimenticato le strutture più imponenti e famose del mondo antico? Tra l'altro, sempre secondo la storia scaligeriana dell'Egitto, nel I e II secolo d.C. gli europei non avevano problemi a viaggiare in Egitto. Secondo questi dati, gli autori degli intarsi romani non avrebbero dovuto avere problemi nel raffigurare le antichissime strutture già ampiamente presenti al loro tempo. Ormai però, come sappiamo, questa storia fa parte della favola della cronologia scaligeriana e rappresenta l'ennesima contraddizione. Ma c'è un'ulteriore spiegazione a riguardo. Oltre alla classica contraddizione cronologica, la realtà è che questi intarsi potrebbero essere molto più recenti di quanto si pensi. Potrebbero risalire addirittura ai secoli XVI-XVII e non al I-II secolo come sostiene la cronologia ufficiale. Questo era un periodo in cui agli europei, tranne chi aveva degli ordini speciali, non era consentito entrare in Egitto. Divenne proprio un luogo chiuso agli europei, che quindi non sapevano cosa ci fosse in realtà. L'Europa riformista, già separata dall'Egitto africano da barriere religiose e ideologiche, era ammutinata a seguito della rivolta creata per staccarsi dal grande impero della Rus dell'Orda, per cui la concezione dell'Egitto che avevano gli europei era piuttosto sfocata. Gli artisti europei che crearono questi intarsi nel XVI-XVII secolo semplicemente non avevano un'immagine chiara di cosa ci fosse davvero in Egitto. Non conoscevano le piramidi, non conoscevano la Sfinge, perché l'Egitto era una terra chiusa e inaccessibile. Tutto ciò che gli europei sapevano dell'Egitto in quel periodo è contenuto in una mezza pagina del cronografo luterano del XVII secolo, con solo un rimando ad una linea genealogica di alcuni sovrani egizi e basta, nulla più. Una vasta gamma di dati effettivi andò perduta, le memorie di alcune meraviglie architettoniche erano pochissime. Quindi questi intarsi ci dicono due cose importanti. Primo, se davvero fossero del I-II secolo d.C., come mai non mostrano le piramidi che secondo la cronologia ufficiale esistevano già da 2500 anni? È una contraddizione enorme. Secondo, se invece sono del XVI-XVII secolo, come è più probabile, dimostrano che l'Europa non aveva familiarità con le strutture egiziane, perché l'Egitto era completamente chiuso agli occidentali in quel periodo, tranne per chi faceva parte di istituzioni speciali e aveva degli ordini speciali. Gli occidentali tornarono in Egitto solo dopo l'invasione napoleonica per riscoprire il paese. Da lì nacque l'egittologia moderna e dato che erano tutti uomini di scuola scaligeriana al soldo dei Romanov, fecero di tutto per alterare la storia dell'Egitto e restituirci la versione errata che tutti oggi studiamo. Bene, questo era il secondo video di approfondimento per completare il video principale sulle grandi piramidi. Mi raccomando, se non lo hai ancora visto ti invito a recuperarlo per conoscere la storia segreta delle piramidi. Grazie per essere arrivato fino a qui. Se il video ti è piaciuto metti mi piace per sostenere gratuitamente il canale, commenta per farmi sapere la tua e iscriviti azionando la campanella per rimanere sempre aggiornato e non perderti i futuri video. Grazie ancora e a presto.